Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche lavorative per il primo semestre del 2024. Ok, abbiamo la carta dell'appeso, amici della bilancia. Periodo di riflessione probabilmente, quando c'è la carta dell'appeso si tratta di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. È come se doveste mettervi di più nei panni dei clienti o dei colleghi magari. È una carta comunque che indica un'energia parecchio lenta, Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi, vi consiglio di ascoltare la guida che ho pubblicato e che trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui. Bene. Vi dico anche l'ultima cosa, che sono già uscite le previsioni per il primo semestre 2024 generali per l'amore e gli affetti e per quello che riguarda la crescita spirituale. Ve le metto comunque in fondo al video, se no diversamente le trovate nella playlist. Allora, iniziamo con la carta del mago. Un 6 di spade, l'appeso, questa scusate ero solo curiosa di vedere cos'era, erano di bastoni. Ok, 5 di bastoni, abbiamo il mondo, 6 di bastoni, e abbiamo una regina di denari. Bene ragazzi, bene, direi bene, ok? Tra l'altro l'appeso è uscito anche qui, quindi sì. Allora, adesso vado a spiegare carta per carta, poi alla fine andiamo a vedere occupati, disoccupati, le finanze, gli investimenti, un po' tutto. Allora, partiamo da questo mago. Sento che ci saranno dei nuovi inizi, o perlomeno qualcuno è come se stesse lavorando per iniziare qualche cosa di nuovo. Potrebbe esserci un distacco per qualcuno dalla famiglia, dal vecchio ambiente familiare, che può essere sia magari mi distacco dalla famiglia perché trovo un altro lavoro, piuttosto che mi distacco dalla vecchia famiglia lavorativa, ognuno di voi lo applica alla propria realtà, però comunque tra il 6 di spade e il mondo vi devo dire che sento parecchi movimenti, spostamenti. Diciamo che poi c'è anche l'appeso. L'appeso riguarda più il vostro modo di prendere in mano la situazione nel prossimo semestre, mentre questi potrebbero essere più viaggi fisici. Vi dico, avete anche poi un 5 di bastoni, 5 di bastoni mi dice che ci sono delle questioni di poco conto che, insomma, danno il loro da fare. Andiamo a vedere. Partiamo dal mago. Asso di denari, asso di coppe e carro. Di nuovo due altri assi. C'è un forte movimento in avanti per qualcuno, come se ci fosse di nuovo anche una carta di viaggio e di spostamento. Sento che qualcuno potrebbe separarsi da una questione, da dove è adesso, diciamo così, no?
Andiamo a vedere anche questo 6 di spade. Però sento fortemente questo inizio, questa nuova prospettiva anche. Allora abbiamo un 4 di pentacoli e un fante di bastoni. Qui sento che dove siete adesso, diciamo, probabilmente per quello che avete bisogno di allontanarvi dal vostro posto di lavoro o dal vostro, da una cerchia di clienti, da un cliente, da qualcuno in particolare o da un gruppo o proprio da un luogo. Perché con questo fante di bastoni al contrario sento che manca l'entusiasmo. Ecco perché probabilmente c'è l'appeso, perché siete in fase di studio o di comprensione o di valutazione. Andiamo a vederlo. Abbiamo un'imperatrice e una torre al contrario. È come se nel prossimo periodo foste portati, sì, a vedere le cose da un'altra prospettiva, dalla prospettiva, mi viene da dire, di carenza, ma non nel senso che diventiate negativi, nel senso che inizierete a valutare, e se questo io non ce l'avessi, come farei? E se questo io, sono cose che già avete, ma è come se prendeste coscienza del fatto che avete già tanto. È come considerare il lato B della medaglia con questo appeso. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Asso di spade e gli amanti. Sento ragazzi che potrebbero essere dei diverbi per delle cose non dette o cose di questo genere con questo 5 di bastoni. Niente di preoccupante in realtà. Diciamo che ho anche la sensazione che qualcuno invece non dica qualche cosa per mantenere l'equilibrio. Applicatelo voi alla vostra realtà come vi può risuonare. Chiaro, 6 mesi sono lunghi. Va bene, andiamo a vedere il mondo, perché la linea sotto è davvero bella. Cavaliere di spade. Guardate ragazzi, ho proprio la sensazione che qualcuno, sì, e proprio al contrario, ho proprio la sensazione che qualcuno cambierà posto di lavoro, lascerà il suo attuale lavoro per cambiare, per andare verso un nuovo, come vi posso dire? Una nuova realtà lavorativa. E guardate come terminiamo la stesa: 6 di bastoni e regina di denari. Tra l'altro il mondo parla proprio di trasferimenti a largo raggio, il Papa al contrario parla di rottura dei contratti. Sento che proprio qualcuno scapperà letteralmente. In realtà il mondo è una bella carta, cioè nel senso è come se si chiudesse un ciclo. Vi dico, potrebbe capitarvi tra capo e collo, potrebbe essere qualcosa che magari non vi aspettate o che non vedete arrivare. Andiamo a vedere il 6 di bastoni però, perché è come se fosse per dare il passo, diciamo così, a questo successo di cui ci parla il 6 di bastoni. Andiamo a vedere. È come se riusciste, a causa di questo imprevisto, di questa rottura, a sviluppare doti di controllo. È come se iniziaste a vedere cose che prima non vedevate, sostenitori che prima non vedevate. Guardate, è come se vi dicessero che per ogni tipo di trasformazione, di cambio,
ci vuole il suo tempo. Infatti avete anche la carta dell'appeso, è come se ci fosse una working in progress. Questo forse è un periodo più del cosa inizio, quali sono le doti che ho, come le posso investire, come le posso far radicare, che direzione posso dare alla mia vita in campo lavorativo fondamentalmente. Però sento fortemente che per molte persone è un cambio di lavoro, è un distacco, una chiusura del ciclo precedente per iniziare qualcosa di migliore che porta al 6 di bastoni. Per altre persone, ragazzi, può essere la necessità di doversi spostare per riuscire a incontrare un lavoro. Allora, andiamo a vedere la regina di denari, poi andiamo a vedere ogni singola categoria, quindi disoccupati e via dicendo. Allora, abbiamo un 2 di pentacoli, un 8 di bastoni e la ruota della fortuna. Ma wow! Ragazzi, cambia veramente qualche cosa nel 2024. Avete il mondo, c'è una chiusura di ciclo, e la ruota della fortuna, cambio di ciclo karmico e anche il 2 di pentacoli al contrario. Arriva la ricchezza, arriva l'abbondanza. Diciamo che probabilmente la ruota della fortuna può anche riguardare un'eredità, eh? Può anche riguardare un'eredità che vi arriverà, un premio, qualche tipo di aiuto economico anche inaspettato che vi dico vi darà il là per tutto questo cambiamento. È come se avere questo sostegno economico, questo appoggio, può anche non essere economico, può anche essere un appoggio concreto. Non lo so, per esempio, volete iniziare un'attività di in autonomia di artigianato, supponiamo che siate, non lo so, creativi, ipotesi, e vostra sorella, vostro fratello, chi per o un genitore, un parente, un amico vi dà una mano gratis, mette a disposizione magari le attrezzature piuttosto che il suo tempo, anche quello è un dono che arriva, no? Perché diversamente avreste dovuto pagare. E la valutazione che farete, quello che vi dicevo prima, se io non avessi questo amico, questo strumento, come potrei fare? È un po' entrare in mentalità abbondanza. Wow, ma che bella lettura, stupenda. Allora, andiamo a vedere carta per carta. Scusate, categoria per categoria. Se siete disoccupati, ragazzi, vi dico che allora ci potrebbe essere da muoversi da dove siete per riuscire ad incontrare un lavoro. Per qualcuno si tratta di svincolarsi da una situazione per riuscire a trovare un lavoro. Non lo so, potrebbero essere i bambini, potrebbero essere degli impegni familiari. C'è qualche cosa che avete bisogno in qualche modo di delegare, ecco, diciamo così. Scusate, ho visto un'altra cosa, poi dopo ve la dico. Ehm, per quello che riguarda invece gli occupati, allora qui sento molto forte un'attività lavorativa che vi devo dire, vi porterà a muovervi, vi porterà a spostarvi, ma vi stancherà anche tanto. Per qualcuno si tratta proprio di trasferirsi anche all'estero, scappare da dove si è. Magari per qualcuno si tratta di togliersi dal tipo di società o di ambiente lavorativo che si sta vivendo perché lì non ci si riesce ad espandere. Se siete autonomi, infatti, è come se aveste bisogno di allargare il raggio d'azione. A livello di cultura, questo mi viene da dirvelo, a livello di cultura, non mettete limiti a quello che l'universo può darvi. Non iniziamo a pensare, ma quel settore lì o in quella nazione lì questo prodotto non va. In realtà finché non provate non lo sapete. È un limite che ci automettiamo, diciamo, no? Però ecco, non mettete limiti, anche perché vi dico, è come se arrivasse questo grosso aiuto ad un certo punto e lì potrebbe iniziare questo viaggio per voi.
Diciamo che è come se la prima parte del 2024 fosse un po' di studio, vedere un po' come si muovono le acque, no? Cercare di capire cosa vi fa star bene, che cosa vi appaga nel lavoro, nella ditta o dei clienti o quello che è. Allora, se siete, allora, dipendenti li ho detti, gli autonomi li ho detti, se siete disoccupati, l'ho detto che dovete, se siete disoccupati anche lì, allargate il raggio d'azione sia come chilometraggio, sia come tipo di lavoro, anche se è un lavoro che non avete mai fatto, ma per il quale magari non servono grossi studi, potete comunque provare a proporvi, magari riuscite bene, anche lì non vi mettete limiti. Allora, per quello che riguarda, mm, diciamo, la situazione patrimoniale di averi, di possedimenti, di quello che è già costruito, sia che sia mattoni, sia che sia denaro, quello che è, lavoro, insomma, progetti. Devo dire, ragazzi, che tutta questa roba qua prende una spinta in avanti senza controllo. Cioè, proprio è un boom. E vi dico, qualcuno avrà anche dei premi, dei doni, come una sorta di rimpinguamento delle tasche. Nonostante ciò, adesso parliamo della situazione finanziaria, quindi del flusso finanziario di questo semestre. Nonostante ciò, devo dirvi che tutta questa abbondanza vi farà cambiare il modo di pensare su come spendere. Cioè è un po' come se sapere di potervi permettere sempre e in qualsiasi momento qualche cosa non vi dà questa sensazione di carenza, di conseguenza è come dire, vabbè, forse non ne ho neanche bisogno. È come dare un valore diverso al denaro e a quello che si compra e darete anche un valore diverso al potere, ma non nel senso che lo andrete a spiattellare, nel senso che è come se diventaste molto più sicuri del vostro potere personale. Vedo un'espansione del terzo chakra, ok? Poi avete veramente 1, 2, 3 carte con il cerchio, qui la regina di denari al fuso, il carro alle ruote, tanto cambio energetico, tanto movimento e per qualcuno si tratta veramente di un cambio super karmico. Mm? Ehm, per quello che riguarda, ragazzi, i progetti, allora, diciamo, i progetti inerenti delle case, perché normalmente ci sono sempre delle persone che hanno qualche cosa con delle case, ehm, vi dico, forse sono da mettere un po' in stand-by, non sono ancora chiare le cose lì. Se sono progetti di case, mattoni, cioè tipo comprare uno stabile per iniziare un nuovo lavoro o affittare uno stabile per iniziare un nuovo lavoro, anche lì aspettate un attimo, non perché voi non abbiate le capacità economiche di affrontare la spesa, ma perché ho la sensazione che quello che state pensando nel momento in cui volete fare l'investimento non sarà più la stessa cosa 1, 2 o 3 mesi dopo. Quindi datevi un tempo. E nel caso fossero altri progetti che non sono inerenti alle case, ehm, devo dire ragazzi che sono un po' sofferti, ma è perché voi farete questo cambio grazie all'appeso, è un cambio di prospettiva. È come se prima foste più disposti a spendere e adesso con tutta questa abbondanza che arriva, avere tutti questi soldi insieme o questa abbondanza di occasioni o di strumenti o quello che è come se vi desse la possibilità di dire aspetta, forse c'è un modo migliore per spendere, per investire questo denaro o il mio tempo o questa strumentazione. Bene, andiamo a vedere ancora una fatina. Tre fatine. Allora, la prima è 4. Consapevolezza. E questa fatina ha il cuore in mano. È come
diventare coscienti, consapevoli. Ripeto, a me casca sempre la carta della peso, ma ce l'avete anche qui come energia generale. E il guardare il lato B della medaglia. Se io non avessi questa cosa qua, come potrei fare? O se io avessi questa cosa qua, cambierebbe veramente la cosa o posso arrangiarmi diversamente? C'è un qualche cosa da destrutturare o comunque che cambia per quello che riguarda l'idea del soldo, del potere di acquisto, inerente a quella cosa lì. Fatemelo poi sapere nei commenti perché sono curiosa. Ok, poi abbiamo presenza, vivere nel qui e ora, non preoccuparsi troppo per il futuro perché comunque crea ansia e non rimanere troppo con la testa neanche nel passato perché crea comunque tristezza, crea staticità. Rivelazione, qui abbiamo una fatina che ha un libro e alla quale si illumina beh, considerata l'altezza è il settimo chakra. E poi sì, ci sono 3 stelle di qui, 3 stelle di qui, sì, potrebbe essere il settimo chakra. Quindi ragazzi, aspettatevi delle rivelazioni, ma in effetti qui abbiamo un bellasso di coppe. Potrebbe arrivare qualche idea geniale. E poi abbiamo equanimità, ecco, e qui vediamo l'appeso, guardo il lato A e il lato B della medaglia, cerco di mettermi anche nei panni dell'altro, insomma. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido e vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!